Ci sono Yetita e vi mangerò tutti quanti a colazione. E in questo video vi volevo mostrare un tutorial su come si gioca a Rukoy Online. Prima di tutto ci tengo a dire che questo è il mio secondo video, ovviamente. Non sono un pro player, però mi piace fare video su Rukoy Online perché è un gioco a cui tengo molto. Vabbè, iniziamo subito. Allora, Rukoy Online è un MMORPG, un gioco dove possiamo salire di livello, farmare, scambiare delle cose, comprare cose e così via. Ora vi spiegherò tutto quanto man mano. Allora, voi quando spawnerete qua in questo 3x3. Prima di tutto potrete scegliere da 3 sezioni. Come vedete in basso a destra ci stanno queste 3 cose, che se cliccate tipo la spada, arciere, vi cambia. E ci sono questi 3 piccoli personaggini, spadaccino, arciere e stregone. Ognuna di esse ha delle abilità speciali, come potete vedere più o meno in basso a sinistra. E se voi cliccate queste abilità speciali, vi consumerà del mana. Il mana è questa cosa sopra a sinistra. E c'è anche la vita, vi dirà tutta la vita che avrete, il mana. E poi ci sono queste pozioncine qua che potete vedere, che potrete comprare dai mercanti, che ora vi mostrerò dove si trovano. Allora, prima di tutto, se cliccate su questa rotellina che c'è qui in alto a destra, potrete vedere che ci sarà tutta questa serie di scritte. Ora vi spiegherò man mano tutto quanto. Allora, iniziamo dal server. Il server sono tutti, questi sono tutti i server che ci sono su questo gioco. Non appena spawnerete, se siete italiani ovviamente, se siete registrati che siete in Italia, vi spawnerà in Europa. Di solito i server dove ci stanno più italiani sono Europa 5 ed Europa 2. Ho appena cambiato server, vabbè. I server dove di solito c'è più gente sono Europa 5 e Europa 2 ovviamente. Però anche in tutti gli altri server qua di Europa ci saranno anche altri italiani, se proprio è. Comunque sia, questi sono i server. Voi ovviamente se cliccate, questo è il server italiano Europa 5, di solito c'è molta gente, ve lo consiglio infatti, per farvi degli amici o giocare insieme a qualcuno. E vabbè, spiegami le altre cose. Allora, qui c'è lo shop, subito in basso, dove potrete shoppare, ovviamente qua se avete soldi, shoppate. Ora vi spiego anche a che servono le gemme. Allora, le gemme servono per comprarvi anche degli outfits, che sono questi cosi qua, tipo, ci sta accetta, costa 150 diamanti. E una cosa di quando shopperete vi apparrà la scritta blu, come vedete io ho la scritta blu, lui è a livello 1, non c'ha la scritta blu perché non ha shoppato. E mi sembra che per avere la scritta blu dovete shoppare almeno 5 euro, se abbia capito male. Allora, poi vabbè, con le gemme potete anche cambiare nome, comprarvi questi outfits e potete anche rivendere le gemme. E ora vi dirò subito come si vende. Allora, voi a partire da un livello, di certo a livello 1 non potete iniziare a vendere, scusate. Poi però mi sembra che già a livello 10 potete, se cliccate sul vostro omino, qui ci sta lo store. Voi se cliccate add items to store, potete vendere tutto quello che volete a un prezzo che vi dice lui. Tipo cliccate più o meno, ecco, vi dice lui, no? Tutti i prezzi a cui lo potete fare. Tipo io potrei mettere un guanto a un fottio dei soldi, tanto non cambia un cazzo. Ovviamente non te lo compreranno, però vabbè. Allora, vediamo un po'. Qui c'è l'outfit, come vi ho spiegato. Qui vi spiego più o meno questa parte dove potete cambiare colore. Questo è il mio outfit, ovviamente, non me lo copiate, grazie. E qui se volete proprio cambiarvi colore, cambiate, tanto non costa niente. C'è l'inventario. Nell'inventario voi partirete con una sacchetta di merda, che conterrà pochissimo, lo dico. E qui ci sta il vostro equipaggiamento, come vedete, tutte le mie cose. Equipaggiamento. Allora, voi nell'equipaggiamento ovviamente serve per darvi della protezione, del protection. Poi ci sono le life penalty, sono collane e dei ring, anelli, che sono importanti. Certo, io non avrò degli anelli super forti, però sono molto importanti, ve lo dico. Abbiamo lo zaino, come vi ho spiegato. Poi qui ci stanno le spade che potete cambiare, tipo. Ora vi spiegherò tutto quanto. Allora, poi che altra cosa vi posso spiegare? E le stats. Le stats sono queste qua. Allora, sono delle impostazioni del vostro personaggino. Allora, ci sta scritto il livello sempre più o meno in alto a destra. Ci sta scritto il livello, io sono livello 134. Poi ci stanno le stazze, le varie stazze. Le mele riguarda lo ora vi spiego. Le mele riguardano spadaccino, distance riguarda l'arciere e magic riguarda lo stregone. Poi c'è la difesa che riguarda tutti e tre i personaggi. È la difesa del personaggio.
Allora, voi per far aumentare queste specie di stats, skill praticamente si chiamano, dovete usare questa tipo specie di cosa. Qui c'è scritto Training Dagger, sarebbe una spada del training. Se la usate, il vostro spadaccino trainerà e praticamente voi se attaccherete un coso, ovviamente io li shot, però vabbè. Come vedete c'è scritto attack più 5. Con attack più 5 teoricamente non gli togliete molto danno, però vi farà trainare. Il training che significa? Significa allenamento. Voi cliccate su mob, vi dirà che praticamente voi starete, cioè non vi dirà che starete allenando, però vedrete il vostro omino che tirerà la spadina. E se andate a vedere le vostre stats vi si aumenteranno, piano piano vi si aumentano. E come dire, allora, voi per trainare, ora vi mostrerò pure il mercante dove si trova, però un secondo, ora ve lo mostro. Voi ovviamente attaccherete un mob e vi si alzerà questa mele, questa specie di mele, distance, magic, varie cose. Molto importante trainare, secondo me, tutti e tre almeno fino al 100 per garantire una buona difesa subito, già al vostro livello, proprio per costruirvi questa specie di omino. Vi consiglio di trainarvele tutte e tre, però ovviamente non dovete farlo per forza. Io l'ho fatto più o meno. E infatti c'ho molta difesa, però non cambia moltissimo. Allora ci sta praticamente il farming e il training. Il farming significa uccidere i mob e salire di livello. Come prendere l'XP, che praticamente l'XP serve per farsi salire di livello. Voi attaccando un mob vi darà l'XP, tipo a me ne dà 5. Man mano che attaccherete tutti i mob, vi si aumenterà questa barra tipo sotto al mana, in alto a sinistra, ci sta questa specie di barra bianca. E questa barra bianca, man mano che vi si aumenterà, c'è scritto anche qua tipo l'XP, man mano che vi si aumenterà, vi farà salire di livello. Io ora sono a livello 134 e ho farmato un po'. Poi se volete vedere tutte le zone dove ci sono i mob, vi lascerò il link in descrizione del video che ho fatto. E praticamente, allora, il farming significa salire di livello e andare a farmarsi pure dei soldi, come dire. Ora vi faccio un po' il succo. Ovviamente voi farmando salirete di livello, sarete già molto più forti, ve lo dico. Tipo già a livello 100 siete molto forti, però ovviamente non come a livello 500, ma vabbè. Su questo gioco il livello è infinito, è un MMORPG ovviamente e non c'è proprio un limite anche di stats. Il livello puoi salire quanto cazzo ti pare. Allora, come dirvi, ci sono le monete che ogni volta che ammazzerete dei mob ve le rilasceranno. Come ecco, tipo a me mi hanno lasciato 3 monete questi ratti di merda. Potrebbero anche dropparvi degli items che sono tipo, non so, pozioni o armor. Ovviamente dipende da che livello sono i mob. E man mano che andremo avanti qua, ora vi porterò in città, un secondo. Ok, eccoci arrivati in città. Allora, questa è la città. Come potete vedere c'è questo piccolo pozzo dove non possiamo entrare purtroppo per suicidarci, ma vabbè. Allora, qui ci sarà il Supplias Merchant. Ora non so come si pronuncia bene. Voi cliccando sopra di lui potrete comprare le varie cose per ovviamente dell'oro, che sono i soldi, su questo gioco. E wow, le caffè. Ciao, sono Ernesto la Pene Lesto. Ok. Ciao, accettiamo il team. Allora, schifia. Ciao. Ora vi spiegherò anche altre cose. Allora, questo è il mercante. Ma fa culo. Voi cliccandoci sopra potrete comprare le varie cose con l'oro. L'oro di questo gioco sarebbero i soldi, ovviamente. Potete comprare frecce, pozioni. Ci sono le pozioni più piccole, costano 50, quelle medie 150, ovviamente quelle super forti, cioè 350. Allora, le varie pozioni servono per curarvi. Ovviamente ci stanno quelle blu per il mana e quelle rosse per la cura. Però credo che queste cose si capivano. Ci sono le frecce per l'arciere. Allora, ci sta anche la TP. La TP serve praticamente per voi se tipo siete in un posto molto lontano, cliccate sulla TP. Ora vi faccio vedere, aspettate. Siete in un posto molto lontano, voi schiacciate su use e vi tipizzerà in questo punto qua. Adesso vi faccio vedere. Vi tipizzerà in questo punticino qua. Voi spawnerete qua e sarete belli freschi freschi freschi. Spawnerete e sarete tornati subito in città. Ecco l'utilizzo della TP. Poi vediamo un po'. Qui sotto ci sta il Merchant. Non so ovviamente come si pronuncia perché faccio schifo in inglese, mi dispiace.
Voi cliccandoci sopra potrete vedere tutta questa armor, ovviamente c'è scritto level 25, quindi dovete essere vari livelli per indossarle. E qui potrete shoppare il training dagger, tutte le staffe per il training, tutte le cose per il training, ovviamente, che servono per aumentare la vostra skill. Potreste comprare anche dei vari zaini che danno altra capacità. Oppure shopparvi il vostro equipaggiamento come spade, archi, stregoni, cose, stregoni, vabbè, scusate. Vabbè, tutto il vostro equipaggiamento. Poi potrete anche vendere la vostra roba. Quello che volete potete vendere tutto quanto in cambio di soldi. Tipo vendo il guanto. 5 monete, oddio, un guanto di merda a 5 monete, wow. Ovviamente, tipo vendo una spada 10.400, wow. Vabbè, allora. Poi andando di qua potremo vedere che qui sotto c'è il Valut Merchant. Ovviamente ancora non so come si chiama. Allora, questa sarebbe una specie di banca. Voi potete depositare i vostri soldi. Tipo io ho depositato i miei soldi, oh mio dio. C'è la Valut, che sarebbe il posto, cioè, tipo io vado sull'inventario, voglio depositare una TP scroll. Faccio add e mi ha mandato la TP scroll qua dentro. Che praticamente sarebbe una piccola sacca nella città, una piccola banca dove potete depositare soldi e oggetti. Questa è tutta la mia roba depositata, ma vabbè. Allora, dopodiché vediamo un po'. C'è la fontana, se la fontana no, però vabbè. Ci sono le varie stazze come ho detto e trenarvi tutte le tre cose non è male. Potete scegliere ovviamente quale trenarvi oppure potete salire di livello e basta, che è una cosa sconsigliatissima secondo me, perché se sali solo di livello fai schifo, perché sinceramente le stats non ti si aumentano e se non ti si aumentano le stats la difesa rimane di merda e prenderei molto più danno rispetto a uno che ha trenato. Poi vediamo un po' il fatto, qui c'è configurazione dove possiamo vedere la musica e sound effects. Io la musica l'ho disabilitata perché mi sta sul cazzo. Ci sono i crediti, qui possiamo vedere i vari creatori, Riccardo, Ax ed Andy, sono i tre creatori del gioco, più o meno. Possiamo seguirli su Facebook, Twitter e st'altra cagatina qua, non mi ricordo cosa sia. Ci sta l'account dove ci possiamo cambiare oppure possiamo registrarsi l'account, così se magari disinstalliamo il gioco e poi lo vogliamo riscaricare potremmo tenerci il nostro account se ci registriamo. I server già ve l'ho detto, io shoppo anche, customize anche, vi ho detto più o meno le cose basilari. Ora, qui ci sta, nella stats, ci sta scritto tutto il vostro livello ovviamente, XP, tipo tutta questa XP, l'HP e l'MP. Allora, vediamo un po'. Qui come vedete ci sta una specie di tizio con la scritta rossa, no? Come vedete. Questo si chiama diventare school. Per diventare school dovrete andare in questo punto che vi ci porterò tra poco. 3, 2, 1. Ok, eccoci arrivati. Allora, questa è la zona dei zombie. Ovviamente vi lascerò un link di un video dove vi mostrerò tutte le zone dei vari mob di questo gioco. Allora, io vediamo se non spara spada. Ok, spada, ok. Allora, voi entrate qui in questa zona. Se dove vedete queste spade, se andate fuori, al di fuori di questi specie di scudi, vi apparirà in alto a destra una specie di spada che se cliccate vi dirà yes, cursed o no. I cursed sono praticamente, vi metterà le spade gialle, ora vi faccio vedere. Vi metterà le spade gialle e vi farà attaccare solamente i skull, che sarebbero delle specie di persone che hanno attaccato altri giocatori, cioè hanno fatto un po' delle cose brutte, come dire. Hanno attaccato dei giocatori e non va bene. Quindi diventeranno skull e si beccheranno uno schiaffo a un culo. Allora, voi con il cursor potrete magari quando esce qualcuno di qua, ovviamente se esce non potrà più ritornare dentro finché non passerà il suo tempo. E ora vi spiegherò tutto quanto. Allora, quando esce uno school, tipo andiamo in Nord America 1 che è sempre pieno di gente, o anche in Sud America 1, vediamo un po'. No, non c'è neanche uno school, sei serio? Wow, Sud America 1.
ecco qua, uno school. Se questo school esce, noi impostando cursed potremo attaccare lo school, scusate. Ecco, è appena guidato io. Se non lo potremo attaccare, attaccandolo lo potremo anche uccidere. Uccidendolo ci potrebbe droppare il suo oro, se ha dell'oro con sé. Droppandoci il suo oro, noi ovviamente ce lo fotteremo proprio in modo easy. Ora vi spiego perché le cose gialle, perché mettere cursed. Perché se noi non mettiamo cursed, se clicchiamo yes, ci appariranno le spade rosse. Se noi abbiamo le spade rosse potremo attaccare i vari giocatori. Per attaccare i vari giocatori dovremmo avere almeno con sé 20.000 k, cioè 20k scusate, che sarebbero 20.000 soldi di questo gioco. Poi ovviamente dipende dal livello, ci sta tipo un livello 200, potrebbe spendere 75k solo per attaccare una persona, ma vabbè. Voi attaccando questa persona diventerete appunto uno scheletro, cioè uno skull, che sarebbero quei tizi che abbiamo visto prima che hanno la scritta rossa. E potrete essere attaccati, attaccati da tutti gli altri giocatori. E ovviamente ecco, è apparso appena adesso uno scuro. Come vedete c'ha la testa di scheletro. Voi li potrete attaccare tutti quanti se avete ovviamente i vari soldi per farlo. Come dire... allora, vi sconsiglio di diventare skull a meno che non siete forti, perché ovviamente se siete scarsi vi ficcano una mano nel culo e ci perderete solo soldi. Piuttosto vi consiglio di impostarvi le spade cursed e ovviamente attaccare quelli di un livello accettabile, perché di certo non potete andare ad attaccare livelli 300, perché se attaccate livelli 300, ve lo dico, morirete. Allora, che altro posso dire? Vi spiego anche che se cliccate do not show me this dialogue again, voi cliccando così, se cliccherete subito sulle spade non vi apparirà più quella specie di tutorial delle spade, ma potete cliccare direttamente spade rosse, spade normali e spade gialle. Con spade gialle, come vi ho detto, potete attaccare solo i skull, che sono quelli là col teschio. Con le spade rosse potete attaccare anche i giocatori, tipo questo livello 81. Ehi, ti stupro, se avessi i soldi. Allora, dopo vi ho spiegato questo, ovviamente vi spiego un'altra cosa al volo. Allora, voi vedete qui ci sono queste monetine. Per raccogliere queste monetine o ci andate sopra direttamente, oppure cliccate questa manina in alto a destra. Cliccando questa manina vi farà prendere le monete, se l'avete killato voi il mob. Se no dovrete aspettare un po' di tempo, che sparisce pure il sangue, e ve lo farà prendere come mi ha fatto prendere a me. Ovviamente se killano gli altri giocatori i mob e rilasciano delle cose che loro non prendono, voi le potrete prendere solo aspettando questo timing che sparisce il sangue. Ecco qua. C'ho il 69, ora vi mostro subito come si fa a uccidere tutti quanti. Ecco, guarda, io sto usando la mossa speciale 66 di merda, crepa, mi dispiace, uccido tutti quanti. Mamma mia, big money. Ecco, come avete visto hanno perso tutti quanti i loro soldi che avevano con sé. Ovviamente vi consiglio di depositarli in banca i soldi, perché non ci sono mai. Magari quelli là potevano anche essere dei trennoni della Madonna, vi facevano un culo così. Però vabbè. E niente, questo era il PvP praticamente. Poi in un altro video che farò uscire a breve, o forse domani, vi mostrerò anche tutte le arene e le zone farming che ci sono su questo gioco. Ora qui ci sono altri mob. Ok, c'è altri school, va bene. E detto questo, che altro potrei dirvi, ragazzi? Una cosa che ho detto dello store, che potete anche vendere diamanti, come ho detto prima in precedenza. E vendendo diamanti vi consiglio di venderli a 6100, perché più o meno quello è il costo di un diamante su questo gioco, più o meno determinato su così. E vendendoli, o ovviamente li vendete oppure vi comprate gli altri, cose così. Vendendoli vi daranno dei soldi, ovviamente. Quindi voi spendete soldi reali per soldi su questo gioco. Ecco com'è. Vediamo un po'. Un'altra cosa che poi non vi ho detto ancora. I diamanti possono servire anche per magari aggiungere dei slot al vostro store. Tipo il vostro store ha queste specie di 5x2. Quindi voi potrete mettere in vendita circa 10 cose, come vedete, tipo le frecce, vabbè, cose così. Tutto quello che volete potete mettere in vendita.
Mettete queste 10 potete mettere solo queste 10 cose. E adesso vi mostro anche che altro possono servire i diamanti. La TP ovviamente l'ho depositata perché sono un coglione. E vi mostrerò un metodo tradizionale per tornare subito in città. E cioè sarebbe morire. Se voi morite su questo gioco non succederà tra niente, a meno che non vi uccida un altro giocatore. Però se vi killano il mob, voi perderete giusto dell'XP. L'XP sarebbe l'esperienza, come ho detto prima, che sarebbe un po' del vostro livello. Vi potrebbe anche far retrocedere. E se per esempio siete a livello 15 e avete appena equipaggiato la vostra armatura da livelli 15, voi ritornando a livello 14 l'armatura non ve la fa più mettere. Vi rimarrà l'armatura, ma probabilmente sarà smezzata finché non tornerete a quel livello. Allora non so come farvelo vedere, però vabbè. Ora mi suicido un secondo, scusatemi, levo tutta l'armatura. Questo è un metodo per tornare subito in città, cioè morire. Purtroppo vi farà perdere un po' di XP, ma anche un po' delle vostre stats. Non troppo, però che cazzo, figlio di puttana. Non troppo, però vi farà perdere giusto queste cosettine. Non saprò dare, mi dispiace. Vediamo se mi uccidono. Che ora vi voglio mostrare che altro potete fare con gli diamanti, perché con i diamanti sembra non puoi fare niente, però poi alcune cosucce le puoi fare e sono importanti. Ovviamente come tutti i giochi decidi di shoppare. Se no non puoi fare un cazzo. Allora, perso 20, come vedo ho perso 20.000 di XP, vi farà questo countdown. Voi farete respawn, come ho detto prima respawnerete qui in questo posto. Ah, poi qui ci sta la gabbia perché per chi fa il cattivo bimbo lo metteranno là dentro. E vediamo un po'. Come vedete qui ci sono queste bancarelle. Ci sono proprio bancarelle, sono bancarelle. Voi mettete. Vabbè, vediamo se ne trovo una. Aspetta. Siamo in Europa 5. Voi ora vi faccio vedere come creare una bancarella. Per creare una bancarella vedete andare su questi cosi qua. In alto a destra vi apparirà questa specie di bancarella in giallo. Se voi la cliccate, un'ora costa un diamante. E voi con quello che avrete messo in vendita nello store, dove store? Ok. Con quello che avete messo in vendita nello store, ve lo metterà, ovviamente al prezzo che avete messo nello store, ve lo metterà qui nella bancarella. Quindi potete rimanere FK per tipo un'ora pagando una gemma. E magari tutti gli altri vi possono vedere. Potrebbero cliccare su di voi e comprarvi le vostre cose, senza che rimanete qui FK fermi e dire sell, sell, sell. No, loro possono visitare le bancarelle. Ed ecco a che serve. Poi, vediamo un po', che altro vi posso dire? La chat. Voi cliccando in alto a destra quella specie di nuvoletta, ci cliccate, come vedete ci sta local e server. Se cliccherete su local, voi scrivete tipo ciao. Potranno vedere solo la gente che sta in questi dintorni. Per esempio tutta questa gente ha visto il mio messaggio. Mentre se scrivete nel server, scriviamo ciao, tutti quanti che stanno in questo server potranno vedere il mio messaggio. Poi ovviamente se voi cliccate su una persona, cliccate message, vi apparirà il suo nome e potrete comunicare con lui. Ovviamente qualcuno mi ha scritto non so perché. Ecco, vedete, lui sta facendo sell, ma vai a fare una bancarella, va. Ecco, vedete, lui sta vendendo delle cose che possiamo comprare anche noi con il nostro oro. Poi, vediamo un po', possiamo invitare nel team gli amici, tutti quelli che vogliamo, oppure possiamo mettere add friend alla gente. Add friend sarebbero i nostri amici che ci appariranno qua, questi sono tutti i miei amici. In verde saranno quelli online, in bianco quelli offline. Ovviamente sono i nostri amici. Per mettere amico 1 basta cliccargli sopra e andare ad friend. Possiamo regalare diamanti alla gente. Ovviamente abbiamo un limite. Finito quel limite dobbiamo pagare altri diamanti per ricominciare il countdown. Possiamo giftargli dei diamanti, quanti ne vogliamo ovviamente, sempre rispettando il limite giornaliero, che qui c'è scritto 1340, il mio limite è 1340. E possiamo giftargli questi diamanti, possiamo invitarli nel team. Nel team li possiamo anche espellere oppure cancellare il nostro invito. Possiamo scriverli, possiamo followarli. Praticamente followarli significa seguire una persona. Se noi seguiamo tipo una persona, lui se si muove, aspetta, vediamo. Qualcuno che cammina di buono. Ok, vediamo qua, vediamo. No, fuck. Eccola, si sta muovendo. Ok, schiacciamo follow. Lui in automatico ci seguirà questa persona, come vedete. Ce la sta seguendo. E noi non stiamo cliccando un cabasisi.
Quindi lui ci potrebbe trascinare dovunque vogliamo. Ora non capisco che cazzo sta facendo, ma vabbè. Che altro vi posso dire su questo gioco? Vediamo un po', vediamo un po'. Che cosa mi viene in mente piuttosto. Vi consiglio di comprare ovviamente le pozioni, perché sennò fate cagare, non vi curate, cose così. Ricordate di trainare ovviamente, perché se non trainate fate schifo. Ah, la speed! Ecco cosa vi potrei dire, la speed. Man mano che salite di livello, ovviamente vi aumenta questa velocità speed, vi aumenta l'HP e l'MP. Quindi, praticamente, se sono livello 1, a livello 134 mi si è aumentato il mana, la speed, mi si è aumentato tutto quanto. E ovviamente la speed sarebbe la vostra velocità, l'HP la vostra vita. E mana MP è la vostra cosa dell'abilità speciale. Lo stregone, ora vi illustro un po' le abilità speciali. Lo stregone, cliccando sulla sua palla di fuoco, vi apparirà la palla di fuoco in giallo, ricontornata in giallo. Voi puntate in qualsiasi punto dello schermo, per esempio io clicco sul 232, gli ho tirato una palla di fuoco e lui ora è morto. No, non è vero. Io gli ho tirato la palla di fuoco e questa sarebbe la sua abilità speciale. Funziona anche su mob ovviamente. Ehi, ciao corvo. Vuoi fare una brutta fine? Clicchiamo sul corvo. Buff. Ha un effetto ad aria ovviamente. Lo stregone ovviamente attacca a distanza. Ora vi faccio vedere ovviamente. Vabbè, già l'avete visto comunque. Ora non c'ho voglia di andarmi a cercare un mob, però lo voglio fare perché sennò faccio schifo. Ecco, io clicco su questo mob. Ah, l'ho attaccato a distanza. C'è l'arciere, che la sua abilità speciale è tirare 3 frecce. Sì, ha un massimo di 3 frecce che può tirare. E cliccando questa abilità speciale, più o meno in alto, in mezzo, a sinistra, ne clicchiamo. E ha tirato 3 frecce, ovviamente ci consumerà 3 frecce, però avremo colpito 3 mob contemporaneamente. E l'arciere io ve lo consiglio perché, cioè, ve lo consiglio solamente per farming, perché nel PvP fa veramente schifo. Nel PvP vi consiglio molto lo stregone, che la palla di fuoco dello stregone è la più forte. Cioè, lo stregone sarebbe il più... Il danno dello stregone è più forte di tutti e due gli altri personaggi. Quindi vi consiglio lo stregone per questo. Poi ci sono le varie tattiche, tipo spadaccino stregone. Tipo, faccio così e mentre lui mi attacca io mi metto subito lo spadaccino per avere la difesa. Perché ovviamente lo spadaccino ha lo scudo e per questo è proprio un tank, ha molta difesa. Molto protetto, diciamo. Che dire, ci sono vari equipaggiamenti che ora mi rimetterò. Equip. Ok, bene. Ci sta la speed, degli altri tipi di equipaggiamenti che ci potrebbero dare della speed, magia. Oppure non so, ci potrebbero stare degli anelli che ci possono aumentare, non so, dalla distance, melee, magic o difesa. Ci stanno le spade, ovviamente ci possono aggiungere alcune cosucce. E tutto questo è molto utile. Ovviamente poi ci sta l'armor. La capacità sarebbe il nostro zaino. Che dire, mi sembra di avervi illustrato un po' tutto in questo cosa. Poi vi farò vedere che ci sarà, che in questo gioco c'è anche un'arena. In un altro video ve lo mostrerò. Vi farò mostrare proprio le arene e tutte le zone farming. Ce ne sono 3 ovviamente. Poi vabbè, non vi voglio spoilerare altro. Che dire ragazzi, mi sembra di avervi detto tutto. Vi voglio mangiare a colazione, ma vabbè. Vediamo un po'. Non mi sembra di aver detto tutto veramente. Ragazzi, io vi saluto. Che dire, ci vediamo a un prossimo video. In un altro piccolo tutorial o un altro mio piccolo video. Ciao a tutti ragazzi. Bitch.